Nel mondo in cui viviamo sembra che il denaro, la ricchezza, ma appunto soprattutto il denaro, sembra correre ovunque, ma in realtà non è proprio così. La maggior parte della ricchezza è ancora bloccata e non accessibile a tutti. Prima di cominciare prestate molta attenzione al concorso natalizio di Yodlee, valido dal 10 novembre 2025, valido dal 10 novembre 2025 fino al 10 gennaio 2026 e l'estrazione è prevista entro il 28 febbraio 2026, sia per i nuovi utenti ma soprattutto anche per chi è già iscritto a Yodlee, che vi permetterà di vincere una Fiat Topolino. Per partecipare è semplicissimo, clicca sul link che trovi in descrizione o nel primo commento che ti porterà alla pagina di partecipazione, deposita 100 euro in un'unica soluzione per avere almeno un ticket di estrazione. Puoi depositare fino a un massimo di 1000 euro e ottenere 10 ticket. I fondi su Yodlee devono rimanere fino alla fine del concorso, ma vuoi avere anche altri ticket? Fai trading e invita amici. Cliccando sul link in descrizione, oltre a partecipare all'evento, potrai andare a visionare il regolamento completo, perché vi ricordo che questo concorso è regolamentato con le norme vigenti italiane in ambito concorsi ed eventi a premi. Quindi è un concorso veramente importante, è una promozione da non farsi scappare, soprattutto se devi utilizzare un exchange, perché non sfruttare questa fantastica promozione. Che si tratti di asset tradizionali, difficilmente convertibili in contante, oppure magari anche asset cripto, magari bloccati in staking, o in protocolli troppo poco flessibili, il problema è lo stesso. La liquidità manca oppure è mal distribuita. Ma la grande sfida del nostro tempo è proprio questa, sbloccare la liquidità che oggi il mondo ha bloccato. La liquidità è la linfa vitale dei mercati, ciò che permette a un bene di trasformarsi in un altro, senza barriere, senza troppo perdite e senza tempi infiniti. Immaginate di avere una casa, un token, un NFT e non una cripto e non riuscire a venderla quando vogliate, a convertirla in denaro. Fino a quel momento il valore alla fine resta teorico, è un potere bloccato in attesa di. Ed è qui che nasce il problema. Gran parte degli asset del mondo reale e anche di quello criptografico rimangono intrappolati. E questo va a privare individui o comunità di opportunità reali e concrete. Pensiamo a una piccola impresa che ha dei macchinari ma non riesce ad ottenere un credito. Un utente DeFi che magari ha delle criptovalute in staking e non riesce a utilizzare quel valore altrove. Oppure intere comunità senza banche o senza accesso a sistemi finanziari classici. Questo è il mondo bloccato, il mondo in cui i capitali esistono ma sono fermi, non si riescono a muovere. E senza questa circolazione non c'è crescita, non ci sono investimenti, non c'è circolazione, non c'è nessun tipo di innovazione e non c'è anche libertà. Ma allora come si può sbloccare la liquidità? Iniziano ad esistere piattaforme DeFi dove anche andando a vincolare un qualcosa si riesce ad ottenere un altro valore in cambio per poter muovere questa liquidità, trasformando asset dormienti in capitale attivo. Tokenizzazione, la possibilità di tokenizzare immobili, asset, materie prime, opere d'arte e renderle su un mercato liquido. Layer 2 ponti cross-chain che permettono agli utenti di utilizzare il proprio valore al di là della solida e classica blockchain su cui stanno operando in quel momento. Stablecoin e wallet mobili che in alcune realtà, nelle parti più sfortunate del mondo, rappresentano una via di salvezza e un accesso alla finanza sia classica che anche quella digitale nuova. L'inflazione erode il nostro potere di acquisto, le crisi internazionali rendono da sempre i mercati instabili e milioni di persone rischiano ogni giorno di restare escluse. E la liquidità non è un lusso, è ciò che permette alle famiglie di vivere una vita dignitosa, di resistere a una crisi, permette a un'azienda di crescere, investire, assumere persone, dare del lavoro e comunque continuare a far girare l'economia. E se non impariamo a liberare questa liquidità bloccata, rischiamo di continuare a creare un mondo sempre più chiuso e sempre più diviso. Ma sbloccare ovviamente la liquidità non è semplice, serve educazione, serve formazione, servono strutture sicure
regolamentazioni intelligenti ed eque, sembra un'utopia, però servono queste cose. È un terreno quantomeno che non debba diventare sempre un terreno fertile per frodi finanziarie e comunque hack o un ambiente poco friendly per gli utenti che non sanno ancora muoversi come si deve, e tutti iniziamo da un passo che non sappiamo niente e non dobbiamo per questo incappare in frodi. E la vera domanda è: riusciremo a creare un sistema che funzioni davvero per tutti? O lasceremo che anche le nuove tecnologie alla fin fine ripetano gli errori della finanza tradizionale, della vecchia finanza? Anche perché, se ci pensiamo, la vecchia finanza è fatta dalle stesse persone che magari oggi si trovano nel settore cripto, nel settore digitalizzato, che dovrebbero avere una spinta in più, aprire la mente e non fargli ripetere gli stessi errori. Ma sarà così? Sbloccare la liquidità sembra uno slogan, ma è la possibilità di trasformare immobili in liquidità, in valore accessibile immediatamente e fluido, senza barriere. È un sogno, ma è la possibilità di rendere la finanza più libera, democratica e accessibile a tutti. E forse la chiave per far sì che la ricchezza non sia un privilegio per pochi, ma una risorsa condivisa da tutti e per tutti. Tornerò a parlare di queste tematiche che mi stanno a cuore, e se anche te ti piacciono queste tipologie di argomenti, mi raccomando, condividi i miei contenuti e iscriviti per supportarmi. Ciao!